Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti. Io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con questa bellissima energia dei pesci, che in realtà è legata anche al vostro stesso segno, quindi vuol dire che potreste tirar fuori al meglio le vostre qualità e come significato della carta ci porta indipendenza, cura di se stessi, abbondanza, forse possibilità di fare viaggi, spero che assolutamente sia il vostro caso, diciamo, altrimenti quel miglioramento, quella progressione e avanzamento in vari ambiti della vostra vita. Forse in alcune circostanze, soprattutto legate alle relazioni, c'è maggior cura di sé e della propria indipendenza, quindi non vuol dire non stare con nessuno, assolutamente, vuol dire comunque avanzare ad esempio nei propri propositi, nei propri progetti, soprattutto se vedendo queste carte in realtà state cercando di valutare delle idee, delle notizie, delle informazioni. Questa è una carta molto molto veloce che porta a delle novità interessanti. E poi troviamo questa energia che può essere negativa, ma dipende, perché la scopa e la frusta indica un po' di stress, un po' di agitazione, che può arrivare nelle situazioni quelle più pratiche o del lavoro o pratiche in senso lato, ovviamente, quelle che sono legate anche alla nostra stessa energia e potremmo sentire stress e stanchezza. Può esserci anche qualche litigio, qualche discussione, forse è meglio recuperare un po' di lucidità e fare ordine e pulizia dentro e fuori di noi. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di aria. E quindi abbiamo Gemelli, Bilancia e Acquario e abbiamo anche un po' quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Coppia single sono le cose che vedremo maggiormente, però ricordo chi non è interessato o chi vuole anche scoprire, sapere di relazioni più importanti, ad esempio un'amicizia, famiglia, eccetera, allora potete comunque ascoltare, solo che dovete adattare le varie interpretazioni alle risposte che state cercando, quindi quello che volete sapere. Bella la pratolina perché parla di manifestazione, di ottenimento, anche di cose che possono essere finalmente dette e chiarite, quindi c'è proprio incontro e possibilità di compiere delle scelte, delle decisioni importanti per voi stessi e soprattutto se state cercando di attuare una svolta in questo ambito. Strategia amorosa del crisantemo vuol dire che c'è osservazione, c'è valutazione, probabilmente bisogna fare attenzione all'eccessivo controllo e perché forse abbiamo un po' di esitazione. Quindi se state programmando, progettando un qualcosa, il punto di partenza è positivo, però rischiate di andare a rallentare e a bloccare un qualcosa di positivo per voi o una decisione che avete preso per varie motivazioni. Magari non c'è l'accordo dell'altra persona, magari è difficile trovare un compromesso, forse ci sono delle situazioni a livello esterno che al momento non permettono, quindi in qualsiasi circostanza abbiamo visto anche dalle vostre energie principali che o bisogna pianificare le cose in un certo modo o, come abbiamo visto, cercare di manifestare, condividere, aprirsi, dire
chiaramente cosa si vuole e cosa si desidera, perché potrebbero esserci delle incomprensioni, come abbiamo visto, degli equivoci, delle cose che non sono totalmente comprese e capite. Se state esitando perché proprio avete paura di un diniego, di non essere proprio compresi perfettamente, allora può esserci questa paura, quindi di affrontare questo conflitto e cercare di trovare magari il momento giusto o anche il modo giusto di dire alcune cose. Questo vale un po' per tutti i tipi di relazioni ovviamente importanti. Per i single queste carte vogliono dirvi che magari abbiamo a che fare con quelle cose che, vogliamo chiarire, vogliamo dire a una persona, forse ci sono degli atteggiamenti che ci danno fastidio, forse ci sono ancora alcuni conflitti che non abbiamo totalmente risolti, allora qui dobbiamo capire se è il caso di cercare ancora questi chiarimenti che potrebbero non esserci effettivamente, oppure ci sono quelle dinamiche un po' strane, un po' ambigue che, magari non dipendono da noi, ma da chi, abbiamo davanti o chi abbiamo a che fare. C'è questo nuovo passaggio, c'è questa situazione che probabilmente vi porterà a comprendere alcune cose, cioè se è il caso di risolvere e quindi di manifestare, esprimere, comunicare, oppure se è meglio, diciamo, lasciare andare e attuare, come vi dicevo, quella svolta decisiva. Per quanto riguarda le questioni più pratiche, c'è la carta falsità che può fare riferimento sia al momento, alcune situazioni che non sono ancora chiare e quindi abbiamo difficoltà a gestire, magari non c'è nulla di grave, potrebbe esserci, come abbiamo visto, un impedimento, un contrattempo, un qualcosa che non funziona oppure va in disaccordo con degli impegni che abbiamo preso o qualcuno che magari si dà di nebbia, non rispetta alcune cose, eccetera. Però come si vede può essere di passaggio perché è saltata subito fuori, quindi poi essendoci la carta Imeneo e Artista fanno ben sperare che alcune cose vengono risolte immediatamente, soprattutto se poi si tratta di quelle cose che state cercando di cambiare, di rinnovare per vivere delle esperienze più autentiche, proficue, proprio per progetti da realizzare in futuro, possibili collaborazioni, miglioramento delle vostre finanze, se state sperimentando qualcosa di nuovo, dei viaggi, investimenti, risoluzione di cose a livello burocratico, legale. Ci mettiamo un po' di tutto, si vedono delle buone prospettive, quindi vuol dire che ci sono effettivamente delle cose che andranno man mano a chiarirsi e questo vale anche per chi ha il lavoro, anzi, scusate, per chi è in cerca di lavoro, perché questa carta fa proprio ben sperare che c'è la possibilità di un nuovo inizio, di una notizia, di un contratto, di un accordo, anche un incontro che può favorire questo nuovo inizio. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!